Alcune console sono così indelebilmente legate a certi giochi che è difficile immaginarne una senza l'altra. Giochi la cui storia è così legata a quella della console stessa che le loro eredità sono per sempre cucite assieme. A volte questo accade per caso, perché tutte le circostanze del destino si allineano con la serendipità nel loro cuore. Altre volte può essere forzato, quando le console cercano di spostare la visione del pubblico verso le loro mascotte o sedicenti mascotte. Uno degli esempi di maggior successo è Crash Bandicoot per la PlayStation 1, dove Crash ha spinto il limite di ciò che era tecnologicamente possibile nel settore dei videogiochi, costruendo un gioco più movimentato, incentrato su un personaggio con un certo temperamento, utilizzando alcuni trucchi tecnici di caricamento possibili solo grazie alla stretta collaborazione tra Naughty Dog e Sony. Per estensione, la PlayStation 1 divenne nota come una console più veloce, più ambiziosa e più matura di altre, soprattutto grazie al successo di Crash. Tuttavia, nel corso dello sviluppo del primo gioco, abbiamo perso uno dei più originali filmati di apertura dei videogiochi di tutti i tempi. Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono DaniQ94 del Crash Bandicoot Zone. Prima di iniziare, se non lo avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e a spuntare la campanellina. Se invece lo avete fatto o non avete intenzione di farlo, proseguite con il video. La storia del primo gioco di Crash non è particolarmente complessa. Neo Cortex vuole conquistare il mondo e sceglie di iniziare in piccolo con una serie di isole appena popolate. Su queste isole Cortex sperimenta sugli animali, trasformandoli in suoi servitori. Crash è uno di questi esperimenti, ma lo scienziato fallisce nell'operazione di lavaggio del cervello, cosa che viene spiegata 24 anni dopo in Crash 4, causa cervello troppo piccolo, facendo scappare il povero Bandicoot sulle rive della leggendaria Insanity Beach, il livello iniziale del gioco. Anche Tauna, la ragazza di Crash, è prossima ad essere ipnotizzata da Cortex, e così Crash intraprende un viaggio attraverso le 3 isole combattendo contro gli scagnozzi di Cortex per salvarla. Questa è praticamente la trama del primo titolo. L'importanza delle gemme non viene spiegata fino a Crash 2, ed i cristalli, vero fulcro che caratterizzerà i giochi sequel, non esistono nemmeno nella prima avventura di Crash. La maggior parte della trama può essere appresa semplicemente giocando, ad esempio quando si vede spuntare Tauna o quando si capisce che è necessario superare i livelli per affrontare Cortex. Gran parte della storia circostante non è presente nel gioco stesso. Gli accenni a questa trama possiamo vederli nel manuale di gioco o nella Bibbia di Joe Pearson, a noi arrivata come Crash Bandicoot Files. Tuttavia, questa trama doveva essere presente nel gioco. Inizialmente, il team di Naughty Dog aveva preparato una introduzione animata, compresa di un finale esteso, nello stile di un cartone animato da domenica mattina su Italia 1, con tanto di sigla che spiegava tutto questo. Il fato voleva però che Sony insistesse che Crash spingesse le sue capacità tecnologiche in ogni occasione. E questo ha fatto sì che il cartone animato venisse eliminato e venisse creata l'attuale introduzione realizzata interamente in game con i modelli di gioco. Questa intro raccontava la stessa storia di base, anche se le limitazioni comportavano l'assenza di esplosioni e di scintille. Giusto una schermata con la scritta Reject, rifiuto, ed una scena in cui Crash fugge, pronunciando anche un inusuale "oh" prima di cadere. L'assenza della sigla significa anche che la spiegazione del motivo per cui Crash è stato rifiutato dal Cortex Vortex è stata omessa. Anche se la nuova introduzione ci fa vedere le gabbie con le scritte Koala e Puturu, basterebbe sbattere le palpebre per perdersele. L'introduzione originale mostrava anche Tiny Tiger ed i fratelli Komodo, all'epoca i fratelli Kimono, che appariranno soltanto nel sequel Crash Bandicoot 2, ma che erano già stati realizzati dallo studio durante lo sviluppo del primo gioco. Questa introduzione è andata persa nel tempo, fino a quando David Siller, il produttore del primo gioco, l'ha condivisa sul suo gruppo Facebook Crash Bandicoot The Untold Story nel 2015, successivamente poi pubblicata su YouTube. È il video che state vedendo in questo momento.
Dato il successo di Crash ed il ruolo che ha avuto nell'aiutare la PlayStation a raggiungere il dominio mondiale, cosa che Cortex non è mai riuscito a fare, è giusto dire che Sony ha fatto la scelta giusta per enfatizzare il fascino tecnologico di Crash. Tuttavia, è triste pensare che se questo video animato fosse stato inserito nel gioco finale, avremmo potuto vedere più scene a cartoni animati nei giochi futuri, come è accaduto in Mind Over Mutant, o addirittura una serie a cartoni animati a tutti gli effetti. Ad oggi un sogno per molti fan ancora irrealizzato. Bene Crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate al riguardo qui sotto nei commenti. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot, una pagina Facebook, una pagina Instagram, una pagina Twitter, TikTok, abbiamo anche un canale Telegram. Avete soltanto l'imbarazzo della scelta. Noi ci rivediamo ad un prossimo video, Crashari, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot!